Quello che vedete è il progetto più folle che abbiamo realizzato finora in questa cascina immersa nel bosco. Dopo mesi di lavoro siamo finalmente arrivati agli ultimi dettagli, ma c'è un problema. Se oggi qualcosa andrà storto, rischiamo di compromettere tutto il lavoro fatto fin qui. In questo video l'obiettivo sarà completare la mega piattaforma. Vediamo se riusciremo a farcela. Buon lavoro a noi, ma soprattutto buona visione a voi! Giorno 2 di lavori negli orti per finirli. Col porterino. Oggi guida Marta, Mamma mia, è difficilissimo col servo sterzo, cioè senza il servo sterzo. È bello duro il volante, Mamma mia. Adesso andiamo su dal Mauro per completare il lavoro. Oggi, signore e signori, si finiscono gli orti. Sì. Uscirà bene? Lo scoprirete alla fine del video. Il Mauro ci stava già aspettando con la motocariola. Neanche il tempo di scendere dall'auto e l'avevamo già riempita. Oh raga, ma quanta roba ci sta sulla motocariola? Un mezzo pazzesco! Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, know where you're running. Mamma mia ragazzi, quel Mauro se l'è vista davvero brutta. Non gli è entrata la marcia nella motocariola e questa all'improvviso è andata indietro. We cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid. I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes. Buongiorno, siamo di nuovo qua. Oggi Eccoci. Finalmente finiremo il progetto degli orti. Abbiamo già gli attrezzi, abbiamo scaricato, come avrete già visto, tutto il materiale. L'obiettivo adesso è di usare questi legni per fare una base su cui poi andremo ad appoggiare la compostiera e la cisterna. Iniziamo a ripulire tutti i legni da chiodini vari, perché altrimenti le lame degli attrezzi rischiano di rovinarsi. E dalla schiuma espansa. Quindi mettiamoci subito al lavoro. Ci siamo subito messi a togliere i chiodini dalle travi e dopo averle rifinite all'estremità con la circolare abbiamo provato a posizionarle. Ops, qua mi sono dimenticato di togliere un chiodino e l'ha tolto Marta. Ok. E poi abbiamo l'appoggio delle coperture se ci serve. Ah, vedi, geniale. Nel tempo che una persona normale fa un ragionamento e capisce come Mauro ne fa funziona. Cioè, ma te capì? Ok. Vi capite? Te capite, mi capì? Mentre noi andavamo avanti a togliere i chiodini, il Mauro ha iniziato a carbonizzare la prima trave. Mamma mia, brasà. Prossima volta portiamo su 2 bistecche, va? Ma sai che ho sempre voluto provare a metterle le viti così storte? Non le ho mai messe, non le ho mai usate così Sai che hanno storte. inventato anche uno strumento che ti permette di forare in diagonale così. Ah sì? Vite a tasca anche. Le viti a tasca si chiamano così perché vengono avvitate all'interno di un foro, come quello che ha fatto il Mauro, che è un po' come una tasca, tipo quelle dei pantaloni, no? Dove mettete telefono, portafoglio, lucidalabbra, rossetto, burro, cacao. Stiamo fissando queste assi laterali, che sono appunto dei pezzi di vecchi serramenti. Le abbiamo anche avvitate, come avete visto, per dare una stabilità in più alla struttura. Ora invece mettiamo anche i travetti centrali, perché deve reggere comunque la cisterna, che abbiamo detto è molto pesante. Successivamente abbiamo preso le misure per mettere alla distanza corretta anche la seconda trave. La ragazza l'ha messo a occhio. A occhio, ragazzi. Perché non è da tutti. Buon sangue non mente. Vedi. Madonna, è già stabilissima, cioè non si muove più praticamente. We've been working, we've been working, yeah, we've been working, yeah, we've been. 3. Porca vacca. Successivamente abbiamo aggiunto 2 travi centrali per completare la prima parte della piattaforma. Sta uscendo proprio bene, spettacolare! E allora no. Yes, avete visto? 1, 2, 3, 4. Va che roba, che piattaforma che stiamo creando qua. Poi ci mettiamo la piscina sopra, altro che la cisterna. Voilà, e ora chi li muove più? Ragazzi, qua quindi procede alla grande. Come vedete, sulle travi che abbiamo messo ieri abbiamo appoggiato spondina laterale, l'altra spondina, e il pannello sta girando perché segue il sole. Meraviglioso. E 2 centrali, come avete visto, le abbiamo infilate con le vite tradimento. A tradimento. A tradimento. Non se ne aspettavano mica le viti di essere infilate così. Mi sembra un'ottima cosa, Mauro. Onestamente mi sembra proprio un'ottima cosa. Tra le 2 travi centrali abbiamo deciso di inserire questi travetti
paletti per distribuire meglio il peso e rinforzare la struttura, andando così a creare un binario del treno. Ciuf ciuf! Ragazzi, la parte di là l'abbiamo belle che sistemata, quasi del tutto. Ora ci stiamo occupando di questa parte di qua, dove andrà qui sopra poi la casetta dell'acqua. Il problema è che non siamo in bolla e come sapete non essere in bolla è un grandissimo problema, quindi dobbiamo trovare una soluzione qua. Come vedete qua abbiamo dovuto fare un'aggiuntura tra questo pezzo che va poi fino alla fine, là lo spunteremo naturalmente a misura. Abbiamo sfruttato questo che era uno scarto che avevamo, fissando le due assi praticamente con viti, ma sotto non c'era uno spessorino, non c'è più. Glielo metteremo dopo. Ah, dopo gli metteremo sotto lo spessore. E dopo circa 2 ore di lavoro era giunto il momento di velocizzare il tutto. Adesso, dato che ci siamo rotti le balle di metterli giù a mano, li mettiamo con un metodo molto più efficace. Siamo pronti ragazzi a spostare la compostiera che andrà esattamente là. Dai! Great job! Woohoo! Sì! Ora stiamo smontando il vecchio bancale che reggeva la cisterna e guardate in che condizioni è, quindi è per questo che abbiamo costruito poi la piattaforma e l'abbiamo carbonizzata per evitare che poi ceda. Ah! Che salvataggio! Ta-da! Cisterna liberata dal bancale. E dopo la compostiera è giunto il momento di spostare anche la cisterna dell'acqua. Da 1000 litri, nel senso che contiene fino a 1000 litri. Non è che l'abbiamo spostata da piena, Ma siete matti? Dopodiché abbiamo fatto uno scanso sulla trave dove appoggia il rubinetto della cisterna. Altrimenti sarebbe stato impossibile poter attaccare la canna dell'acqua. Così c'è? Sì, vieni avanti. Adesso è in linea. Ragazzi! Sì! Che lavoro pazzesco! Ma che bella! E ancora non è finito perché ci vogliono dei tocchi ancora. Ci vogliono dei tocchi di classe. Se vi sta piacendo mi raccomando lasciateci un like. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi e dato che potete lasciare hype, mettete hype, è gratuito anche quello, ci date una mano. Grazie a tutti. Grazie. Arrivati a questo punto non ci restava altro che fissare la compostiera e la cisterna alla nostra mitica piattaforma di legno. Top! Ne manca una. Adesso stiamo modellando le piastrine per far la curva. Praticamente il modellare vuol dire prendere la martellata. Infatti. Esattamente. Con dolcezza. Ragazzi, ci siamo resi conto che questi pali sono troppo alti, ci danno fastidio poi per una cosa che dobbiamo mettere qua, quindi li accorciamo. È l'occasione per provare la nuova motosega della Steel che hanno regalato a papà, che un suo follower ha regalato, quindi ci prepariamo al taglio, è la prima volta che prendo in mano la motosega. Oh, ok. Pronti? Non so neanche. Non è vero. C'è la targhetta 2007. 2007, 19 anni. E allora? Devo farla dondolare perché vado giù a compressione. Che mezzo! E ora un po' di rock and roll! Ciao ciao! Tronco! Ma non taglia, Mauro! Non possono dire che non. Non cominciare anche questa storia perché questo progetto qua è iniziato da un show del genere. Grandissimo comunque, funziona top. Grazie. Ragazzi, aspetta, io non ci sono. 1, 2, 3. Per alzare la casetta dell'acqua abbiamo fatto uno sforzo sovraumano. Dei 3 spostamenti di oggi, questo di certo è stato il più difficile. Però devo dire che ce l'abbiamo fatta. Mitico! Questa che vedete è la pompa che utilizziamo per trasportare l'acqua dalla cascina fino alla cisterna su negli orti. Adesso non stiamo qua a spiegarvi come funziona perché tanto faremo uno shorts dedicato. Amici, siamo arrivati alla fine della giornata perché ci siamo rotti le balle di fare i lavori, siamo troppo stanchi. Con 30 gradi, le spalle bruciate, i telefoni in allarme per la temperatura. Direi che oggi abbiamo dato abbastanza, quindi ricapitoliamo, abbiamo posizionato, abbiamo fatto tutta la base sotto a livello, si può dire in bolla. in bolla, come tutto dovrebbe essere. Abbiamo posizionato compostiera, tanica e casetta dell'acqua. Però per oggi basta così, ci vediamo direttamente nel tour finale tra 3, 2, 1,
E invece no, perché il tour finale lo vedrete direttamente nel prossimo video. Quindi mi raccomando, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi sia al nostro sia a quello del Mauro. Lo trovate qui sotto in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un hype per supportarci e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!